loose. Yo, no control. In my pocket and I'm all up in the zone. Like, ooh, I'ma act a damn fool. Yeah. Ooh, I'ma about to act a fool. Yeah. Goose got me loose. Yo, no control. Benvenuti su nuovi video del canale. Quest'oggi parleremo di un archetipo dimenticatissimo che però durante l'antico ed oscuro meta ha seminato il terrore, il gadget o congegno in italiano. In descrizione come al solito troverete i timestamp se volete saltare le parti che trovate meno interessanti. I gadget sono per lo più mostri macchina di livello 4 divisibili in due categorie: gadget colorati, verde, rosso e giallo, usati addirittura da Yugi Muto. Quante cazzo di carte aveva quel deck? E i guerrieri magnetici, Gai il cavaliere, Dexodia, il mago nero, i congegni, il 3 di bastone, il 9 di pick e vabbè. E di gadget appartenenti a un altro archetipo, i morfotronici. Inoltre c'è l'esclusissimo soldato gadget usato da Setokai. I colori entrano in sinergia con l'archetipo ingranaggio antico, antichi macchinari da guerra che per via della corrosione hanno perso qualche componente che può essere sostituito da uno dei congegni colorati, donando un effetto in base al colore utilizzato. Ad esempio nel caso del drago Galgiltron, se dovesse essere evocato tributando uno o più dei congegni colorati avrà un effetto aggiuntivo: danno perforante per il verde, 400 extra per il rosso e 600 aggiuntivi per la distruzione di un mostro per il giallo. Questa tacita sinergia ha portato alla nascita di Congegno Ingranaggio Antico, una carta che evocata dona un po' di contro nella battle phase, impedendo all'avversario di attivare un tipo di carta a scelta, magia, trappola o mostro, oppure di copiare il nome di una carta gadget a scelta, qualsiasi essa sia, ma non l'effetto. Inoltre il loro artwork mostra chiaramente come si raggiunga la massima potenza quando si uniscono a macchinari superiori, come vedremo in seguito. Per le carte mostro e trappola e forse il colore dei gadget è un richiamo ai vari colori dei cavi elettrici che indicano un determinato voltaggio, ma l'archetipo ha anche delle carte che permettono di giocarlo puro. Passiamo all'analisi. I tre congegni, verde, rosso e giallo, e l'evocazione che sia normal o special permettono di richiamare dal deck alla mano un loro simile: verde pesca rosso, rosso richiama il giallo e quest'ultimo prende il verde, permettendo al proprietario di avere un certo controllo delle carte. I due congegni colorati nuovi sono oro ed argento, che all'evocazione normal o special permettono di evocare un mostro macchina di livello 4 dalla mano. Essi distrutti possono far evocare un mostro congegno a scelta dal deck, tranne se stessi. Ciò potrebbe tornare utile nel caso vogliate parare attacchi di una schiera di mostri, poiché, escludendo negazioni e danni perforanti, potrete parare ben 6 attacchi. Passiamo ora però ai mostri che vengono potenziati dai gadget. Il primo è Soldato Accensione Dinamo del Terrore, mostro terra macchina, livello 4, 0 attacco, 2000 difesa. Fino a che controlliamo un mostro gadget o soldato gadget guadagna 2000 di attacco. Al centro dell'artwork si nota una postazione per ospitare il congegno in causa. Caporale Accensione Dinamo del Terrore, con le stesse statistiche di Soldato Accensione, con la differenza che si evoca special dalla mano selezionando due mostri congegno controllati o dal cimitero con nomi differenti e se li equipaggia. Carta estremamente utile poiché abbiamo una magia che permette di evocare i mostri congegno equipaggiati. Inoltre guadagna 1000 per ognuno, arrivando ad essere un discreto 2000 di attacco. Ammiraglio Accensione Dinamo della Distruzione, mostro macchina livello 8, 2500 attacco e difesa. Può essere evocato special dalla mano mandando due mostri gadget dalla mano controllata al cimitero, e mentre controlliamo un mostro gadget o un gadget equipaggiato è indistruttibile da battaglie ed effetti. Inoltre una volta per turno permette di selezionare una carta sul terreno e spaccarla. Di extra però l'unico componente è Congegno di Platino, che permette di evocare un mostro macchina livello 4 dalla mano in una zona puntata. Inoltre se distrutto permette di evocare un congegno dal deck. L'unica carta magia dell'archetipo per ora è una continua, Ordine di Carica Accensione Ingranaggio, che quando attivata permette di evocare tutti i mostri gadget che sono stati equipaggiati, permettendo di attivare una miriade di effetti, almeno sulla carta. Poi ci arriverà una negazione sui denti e tristezza. Una volta per turno possiamo scartare una carta per raggiungere il boss ammiraglio dal deck alla mano. Le trappole di archetipo sono molto interessanti. La prima è Ordine di Accensione Forza che permette di distruggere mostri avversari pari al numero di mostri macchina che controlliamo appena uno dei giocatori dichiara un attacco. Carta estremamente potente per il meta del 2007, peccato però sia stata stampata nel 2019, ma l'artwork mostra i congegni nella propria postazione, quindi bello. Power Hold, la batteria semovente. Finalmente le carte che rendono il gadget unico, una carta trappola continua che si evoca come un mostro macchina di attacco 0 e difesa 2000, che si equipaggia un congegno da deck o mano e il suo attacco diventa il doppio della carta equipaggiata, consentendo al mazzo di avere mostri cicciosi senza tanti sforzi. Roccaforte della Fortezza Movente, carta trappola continua evocabile come mostro, sempre 0 di attacco 2000 di difesa, che mentre controlliamo 3 congegni verdi, rosso e giallo, guadagna 3000 di attacco, e nell'artwork si mostrano
possono i tre allegri congegni far funzionare il titano. Infine c'è la trappola continua Metal Hold, il blocco movente, che non fa parte dell'archetipo, ma nel film Dark Side of Dimension si vede Yugi che lo utilizza insieme ai congegni d'oro e argento. Anch'esso si evoca come un mostro e si equipaggia a ogni mostro macchina di livello 4 che controlliamo, guadagnando attacco pari alla somma di quei mostri. Inoltre, i mostri avversari possono scegliere soltanto Metal Hold come bersaglio di attacchi e l'avversario può bersagliare soltanto lui come target di effetti di carte. Il mazzo è consistente, ma non è di certo ai livelli di quando la carta trappola continua ultima offerta lo aveva fatto toppare. Infatti, al modico prezzo di 500 life points, ultima offerta permetteva di evocare un ingranaggio verde, che chiamava il giallo, che evocando il giallo, vabbè, avrete capito perché è stata bannata, l'effetto non era nemmeno una volta per turno. L'archetipo permette di evocare molti mostri rendendolo adatto per ogni Link o Xyz Rank 4 in circolazione. Il limite del vostro extra sarà sicuramente la vostra fantasia e sicuramente il vostro portafoglio. Giocarlo puro, beh, non rende, e proprio come i congegni hanno bisogno di altre carte per sprigionare la propria potenza, carte appartenenti all'archetipo Mech come Mech Cittadella aiutano moltissimo il mazzo, che altrimenti sarebbe potente puro se fossimo nel 2007. Nel side deck vedrete carte che possono essere belle ed entrano in combo in sinergia con il mazzo, anche perché non proprio budget, ovviamente a voi decidere in che dose utilizzarle. Il mazzo Ingranagian sembra quasi il suo diretto concorrente sia per artwork che playstyle, inoltre essendo più veloce tende ad essere superiore in determinati casi. Ogni carta capace di spaccare magie e trappole è la vostra più grande paura, oltre alle negazioni, così come chiunque abbia dei mostri che superano i 3000 di attacco, anche se grazie a rimozione di limite si può bypassare questo problema. A voi replay. Another one. 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 Hold up. Wait, what? Come on, man. Fuck!
Got him! Now that's a lot of damage! Oh shit. Here we go again. Challenge accepted. You what? Why you bullying me? I'm pissed now! Se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate quale prossimo archetipo vorrete vedere approfondito e condividete!